Signori miei, bentornati ufficialmente nel canale. Questo video non so che cosa dire, sono un po' spaesato, un po' che non giro video, ma bentornati. Bentornati, sono felicissimo di essere tornato a registrare. Ho passato questo ultimo periodo a progettare, programmare, creare, lavorare. È stato un mese di stop, non di stop ragazzi, cioè nel senso che ho detto ok, fermiamoci momentaneamente con la scriturazione perché rischio di portare argomenti sconnessi e non voglio passare quel valore che vorrei passare, ma ho lavorato il triplo da quando mi sono fermato, tra virgolette, in questo mese, no? Perché mi sono dedicato a dire ok, potrei iniziare questo progetto per, questo lo posso pensare per, e ci sono un paio di cose. Oggi vi parlo di quella che penso essere una possibile schedulazione, o più che schedulazione, serie di video, eventi, roba di questo tipo, da trattare insieme. Partiamo dal punto principale. Questa è una cosa che in realtà mi è stata chiesta più volte e che sono felice e in realtà ho tanta voglia di provare, che è quella delle live. Quindi ho provato a portare il format delle coding session, quindi facciamo del codice assieme, e quello che mi è stato scritto è stato: figata, perché non hai mai pensato di portarle direttamente in live? Sì, ci proviamo effettivamente. Guardo qui perché ho un po' quello che è la struttura, diciamo che questo periodo vi dicevo mi sono segnato una serie di cose, voglio fare questo, questo e questo. Ora, prima di ricominciare, ho riprogettato tutto quanto, quindi l'ho spostato da qui, forse neanche state vedendo bene, a qui, e qui è un po' più strutturato, ma mi appoggio ancora a questa. L'obiettivo è proprio quello di codificare assieme, parleremo di una serie di argomenti, faremo queste sessioni. Ora non saranno sessioni specifiche per un solo progetto, dipende quello che devo fare, cercherò di renderla periodica, un giorno a settimana. A questo punto vi chiedo, in primis, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per tutta sta roba che sta tornando, lasciate mi piace e soprattutto nei commenti fatemi sapere idealmente cosa vorreste vedere e / quando, il periodo, perché poi faremo dei test a livello di giorni, capiremo qual è il giorno ideale, poi ci baseremo su quello sicuramente. Però, vi ripeto, faremo queste sessioni insieme, codificheremo, parleremo, vi farò vedere un po' di argomenti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi tornano 3 serie, tra virgolette, principali. Sì, pensiamole così. Allora, la prima serie è quella che ho già cominciato a registrare, probabilmente avete visto prima di questo video, che è il concept di Raw Life. Ne ho parlato direttamente nel video, quindi andate qui e capite un po' che cosa voglio portare con questa serie. La seconda serie parla di un progetto di cui non posso ancora parlarvi in realtà, perché questo video uscirà prima di quello, ma è un nuovo progetto, un nuovo progetto che faremo assieme e che ho documentato e continuerò a documentare fino all'uscita. Basta, non posso dire altro, vedrete, arriva, quindi seconda serie. Terza serie, per chi mi segue già da un po', sa che ho avviato un concept di agency, che in realtà vi lascio già qui sotto in descrizione, trovate un po' tutti i nostri contatti. Ho sviluppato un'agency, siamo un'agency particolare, non la classica agency che fa ads, oppure la classica agency che fa software un po' a chi va, chi vuole. No, siamo un po' più particolari in un certo senso, e soprattutto proprio perché ho cercato di condividervi, ma essendo nel pieno carico di lavoro, perché ormai questo è, se non forse il terzo o quarto mese, non ricordo neanche, sono stati 3 mesi di preparazione, destra, sinistra, fai questo, contatti, fai, ok, questo è il cliente, dobbiamo mille cose. Logicamente, startup all'inizio si ingrana in una maniera velocissima, ho detto ok, fermo, riprogettiamo tutte le fasi che ho passato e documentiamole. Quindi il mio obiettivo è farvi vedere tutte le fasi che ho fatto per arrivare dove siamo ora. Non è che ora siamo arrivati che siamo la miglior agency d'Italia, però l'obiettivo è creare qualcosa insieme e soprattutto quindi darvi la possibilità, in un certo senso, sia per me sia per qualsiasi altra persona, di poter visionare quello che ho fatto, quindi parlarvi apertamente delle scelte, delle complicazioni e di quello che abbiamo deciso di fare. E arriverà una serie proprio su questo in cui andrò a trattare tutti gli argomenti, uno alla volta, quindi è successo questo, questo e quest'altro. Queste dovrebbero essere le 3 macro aree. Definito quindi questo, in realtà che cosa c'è più? Sì, c'è ancora un altro progettino che probabilmente possiamo inglomerare all'interno delle coding session, eccetera. Cioè, ho l'idea di sviluppare un tool che probabilmente vedrete nelle sessioni insieme, ne parleremo più avanti, poi capiremo, e soprattutto, un'idea che vi anticipo ora, voglio andare a rivoluzionare quello che è il mio sito personale, aggiungendoci, in primis dovrei aggiungere tutti i progetti che sono stati svolti in questo periodo, perché purtroppo il mio sito, che trovate già in descrizione così potete dargli un occhio per capire effettivamente di che stiamo parlando, è un sito che feci, non so, forse
2 anni fa probabilmente, e tutto particolare, ci sono tante piccolezze che mi sono piaciute, completamente markdown, automatizzato per indicizzazione, destra e sinistra e tante cosine, ma effettivamente forse rappresentava un po' quello che volevo trasparire in quel periodo, che era questa pura minimalezza, questa tieni le informazioni e basta, se ti interessano te le leggi. E il problema è che effettivamente non ci sono tutti i progetti, cioè ce ne sono 2, ci sono 2 progetti e 2 lavori, quando solo i lavori sono diventati 9, probabilmente altri 8, vabbè, capite, no? Quindi va aggiornato e ho detto, ma sai che c'è? Prendiamolo come spunto per poter effettivamente rivoluzionarlo invece che aggiornarlo, cioè cambiamolo, aggiungiamo nuove cose, si è cambiato completamente il paradigma anche del web, no? Si va verso queste animazioni, tutta questa roba qui, lo faccio quotidianamente, cerchiamo di fare qualcosa di più carino. Quindi sicuramente tratteremo anche quello, non so se come serie, non so se come cosa sconnessa, vorrei in un certo senso anche portare una serie. Fatemi sapere se vi può interessare tutto il processo dietro, quindi dalla pianificazione di cosa voglio dire al design da sviluppatore, per poi ad arrivare all'effettiva codifica, cosa si fa per metterlo online, a destra, a sinistra, e logicamente alla fine di questo parlare di codice e farvi avere quello che è il codice. E bomba, questo, e d'ultimo, dolcis in fundo, in realtà, la roba c'è, veramente la roba c'è, una serie che secondo me è molto carina, su questa ci tengo, fatemi sapere cosa ne pensate, che si chiama 30 minuti di, l'ho chiamata così, 30 minuti di argomento X, telecamera fissa, si parla per 30 minuti di quell'argomento, si dà possibilità al mio cervello di divagare, di parlarvi di altre cose annesse, ma 30 minuti partendo da quell'argomento. Ho già un argomento di punta, principalmente uno dei format, diciamo, anzi scusatemi, più uno dei punti da cui voglio estrapolare video di questo tipo è la lettura dei libri. Quindi, ora, sempre libri qui sopra non li ho, leggo il libro, vado a leggere un libro e vi vado a comunicare quello che penso, quello che ne è uscito, argomenti che voglio dire, voglio parlare. Ho un libro nello specifico con cui cominceremo, che è particolare, e sicuramente voglio condividervi quello che ho letto. Vi aggiorno anche del fatto che oltre a leggere, soprattutto il periodo di sessione, eccetera, mi sono buttato sugli audiolibri, quindi sono già tipo al secondo audiolibro, e quindi il problema è che ho pagato l'abbonamento per sentire gli audiolibri, il punto è che da maniaco, oltre a sentirli, io li devo comprare, quindi ho sentito, adesso sto finendo il secondo, li devo comprare tutti e 2, direte voi a questo punto non li leggevi? Non lo so, nel senso che sì, posso dirvi che in realtà sto utilizzando Audible, che questa non è sicuramente una sponsor, ma sto utilizzando Audible e posso dirvi che effettivamente è buono, cioè l'ascolto è molto bello, i doppiatori sono bravi, tutte queste cose qui, chiamiamoli doppiatori? No, non ha senso doppiare, quindi non solo doppiatori, ma sono i lettori sono molto bravi, principalmente sento sempre lo stesso che parla per 2 libri, quindi probabilmente penso che il team di Audible non è che ne abbia italiano, non è che ne ha così tanti. Altro punto, logicamente in Italia sono un po' di meno, secondo me in America sono un po' di più, però proverò a sentire anche in inglese. Per ora ho un tipo 5-6 libri che voglio sentire, me li sento, poi se voglio continuare vi aggiornerò su questo punto. E poi nulla, ci sono in realtà altre piccole serie annesse, tante cosine, tante piccolezze ci sono, però il format principale è questo. Quindi con questo video, che mi dispiace, quindi non so se siete arrivati qui sotto, scrivetelo nei commenti perché è un video abbastanza parlato così, senza riprese, 3000 cose, quindi è semplicemente per aggiornarvi e per dirvi quello che succederà adesso in poi. E quindi se siete arrivati fin qui vi ringrazio, e questo è attualmente, sono felice di essere tornato, sto investendo tanto, voglio di investire ancora di più in tutta questa roba qui, ho 2 telecamere adesso solo per YouTube, ne vorrei comprare una terza, vabbè lasciamo stare, tantissime cose, e quindi bomba, è una figata, e arriveranno cose, mi impegnerò e se tutto va bene si aggiungeranno sempre serie, il mio obiettivo però è tutto quello che vi ho detto, avere una struttura tale da poter avere contenuti periodici, quindi darvi quella costanza e soprattutto quella qualità, dove la qualità non è tanto, sono superato quella parte dove per me la qualità è la camera, il microfono, perché ora, diciamo, posso dire, diciamo, che mi sono sistemato, si vede bene, cioè, effettivamente, dai, cioè, vi dico una scemenza, prima di ricominciare mi sono andato a vedere un po' i miei video passati, a parte la bellezza di poter documentare il fatto che prima ero inguardabile, e ho avuto una crescita, sì, cioè in pratica sono cresciuto sia qualitativamente, nel senso che la color, la piccolezza, la qualità, lo stato attuale, anzi in realtà cambia perché se state vedendo la mia Sony sta qui, ok?
sta qui. Quindi io la sto girando con la Osmo. Questo cambiamento è particolare, forse noterete una piccolezza perché la Osmo, prossimo video, cambierà, tra virgolette, vabbè, vedrete. Però comunque ho avuto proprio una crescita sia come persona fisica che è correlata a quello che è il mio, proprio la qualità. Cioè, fa ridere perché registravo con l'iPhone e soggettivamente ero veramente inguardabile. A un certo punto proprio cambio fisicamente, boom, cambio telecamera, cioè ho comprato la telecamera, sono cambiato, vabbè, scemenze. Comunque, dicevo, la qualità non è tanto quella video, ma è il dialogo, è quello che voglio dirvi. Voglio passarvi più informazioni possibili. Se io ho sbattuto la testa contro un muro, ve lo voglio dire, così veramente c'è la possibilità che voi possiate non sbatterci, o almeno andarci a sbattere coscienti, perché se io sono andato a 50 km/h dentro un muro, probabilmente voi ci potete andare anche a 10. Perché? Perché la testa la dovete sbattere sempre, però se sapete che la sbattete, probabilmente andate un po' più piano, non vi fate male come mi sono fatto io. No, a parte gli scherzi. Questo. E niente. Bomba. Ci aggiorniamo dopo. Cioè, no, non ci aggiorniamo, non so buono più a niente. Grazie a tutti di essere arrivati fin qui e noi ci aggiorniamo a un prossimo video. Va bene? Ciao ragazzi, vado perché se no non finisce più.